Hello, salve. Come va? Mi si è bloccata la gola un secondo prima di andare in live. Non so perché. I capelli lunghi. Perché sono fatto la doccia neanche un'ora fa, quindi sono ancora mezzi umidi. E quindi non li ho legati. Posso legarli se vuoi. Mister Silve, grazie all'abbonamento con Prime per 7 mesi. Caldo! È venuto caldo qua anche adesso. L'altro giorno stava un sacco bene qua, adesso poi fanno 40 gradi. Quando la programmazione live la do domani, in modo ufficiale penso. Appena riesco a trovare il tempo per farlo, perché oggi ho lavorato appunto al video del Ring per assicurarmi che uscisse domani. E di sicuro esce, a meno che non ci siano problemi di copyright, il video esce perché l'ho già renderizzato apposta per sicurezza oggi. Perché non si sa mai che ci siano problemi di rendering durante il tutto e casomai ci vuole altre 2 ore per renderizzarlo e non ci vuole il tempo. Quindi ce l'ho già pronto. Che programmazione? Ho detto che voglio fare una programmazione per settimana delle live, perché già c'erano alcune programmate e ho una buona idea di quello che voglio fare durante la settimana, quindi ho detto, perché no? Perché non farlo? È uscita la demo di Cult of the Lamb, la proverai? Aspetto il video completo. Allora, zitto te. Guardate. Guardate. Look at this. Che non fa lo stesso errore, non parte neanche a transizione. 1 ora e 29. Video ufficialmente 1 ora e 29. Un po' di roba. Però vedete che non è comunque editato alla mod di Teoria del Regno dei Sogni. Cioè, Psicognago diceva, uscirà un video della Teoria del Regno dei Sogni, avevo ragione. No, neanche lontanamente. La maggior parte del tempo sono io che parlo e basta. Vedete domani. E quindi se esce domani 1 ora e 30 e secondo me manca ancora roba. Minchia se manca di roba. C'è ancora un fottio di roba volendo. Domani quindi dovrebbe iniziare anche la seconda run di Elden Ring. Domani abbiamo già 2 live programmate, perché domani c'è sia la mini direct di pomeriggio, sia appunto dobbiamo iniziare la seconda run di Elden Ring la sera. Questi sono i piani per domani a livello di live. In più esce anche il video di pomeriggio. Se non ci avete voglia di guardare contenuti a tema del canale, domani è un giorno terribile perché ci avete tipo 6 ore di roba da guardare. La seconda run? Yes. Allora, vi spiego tutto. Prima di fare anche le bustine. 1, come vedete la gente è confusa, è stata confermata oggi su Twitter la Nintendo Direct di domani. Che però non alzatevi l'hype subito dicendo Nintendo Direct Pog, perché è un partner showcase. Nintendo Direct Mini Partner Showcase purtroppo. Si sperava tantissimo una Nintendo Direct completa, ma invece è questa qua, che sarà molto più, immagino, cioè non mi aspetterei a questo punto qua un Breath of the Wild, non mi aspetterei a questo punto qua nulla di first party, sarà soltanto cose di third party, quindi immagino che ci sia una sezione dedicata possibilmente a giochi di la Atlus, in quanto sono usciti anche su Xbox, ormai farebbe strano vederli anche su Nintendo Switch e qualcos'altro. Silksong, maybe, non ve lo saprei dire. Cosa vedete qua? Guarda un nuovo Nintendo Direct Mini Partner Showcase disponibile on demand sul nostro canale YouTube dalle 15 del 28/06 per circa 25 minuti di informazioni su posti indipendenti Switch di terze parti. Ok. Questo è quello che ci sarà domani, quindi domani saremo in live anche alle 2:30 per questo tecnicamente. In più, domani sera ci sarà, visto che non c'è neanche nel video di domani, la seconda run di Ring. Mi sono detto, visto che tanto ci sono un sacco di cose comunque avrei voluto continuare a discutere, ma fisicamente in un singolo video non posso metterci tutto, se no sarebbe un video a 6 ore. Mi sono detto, perché no, facciamo una seconda run insieme, che la porteremo in live. Non ci richiederà in nessun modo 200 ore, sarà molto più veloce questa qua. E
La stregoneria. Ho una idea comunque di come voglio fare il personaggio, ma vedremo sul momento anche come andrò a applicarla veramente. Così si possono discutere le cose insieme, si possono a caso magari vedere delle cose. Altre teorie che non ho potuto includere nel video. E casomai delle chicchette all'interno del gioco di cui si può parlare. Sondaggio. Dai che annunciano Silksong, Sorksong, Soil Gons, Sankdong. Sankdong è chiaramente il migliore, è ovvio. È chiaramente il migliore. Tra l'altro, Ale Gamer, grazie al abbonamento con Prima 81 mesi. Siamo a 31. Piccolo flex. Scoperto di aver commentato il tuo primo video di Stardew Valley 6 anni fa. Avo non è l'unico. Avo. Ti stanno rubando il posto, devi stare attento. Comunque sì, questo è il piano per domani. Saranno 2 live più un video da 1 ora e mezza. Poca roba, poca roba. Chiaramente poca roba. Però adesso il video è pronto. Devo soltanto sperare che non ci sia qualcosa sotto copyright. Non credo, perché è tutta roba che all'incirca ho sempre utilizzato. Però, non sa mai. Ho messo immagini dello story trailer, visto che non c'è quella roba lì in game. Non so se quello lì sto copyright, quindi dovrei controllare. Il Dino con il suo nome Glumpo è morto mentre lo stavo allenando e mi ha fatto perdere la mia No Death Nuzlocke di nera. No, Glumpo. Fearface Sniper, grazie al abbonamento a compare per 3 mesi. Ma di bronzo, 3 mesi. Thank you. Thank you. Spero daranno informazioni su Sparks o boh. Non si sa niente a tempo ormai. Lo so. Ubisoft con questo non è molto brava di recente. Fa abbastanza casino. Anche se non ho finito la prima run di Elden Ring, vuol dire che non potrò guardarmi la live di domani? Dipende. Inizialmente giocheremo le prime fasi del gioco. Non penso inizieremo con il boss finale. Quindi forse poi di sicuro parleremo di tutto. Quindi se vuoi essere con zero spoiler soltanto guardare la run, no, tecnicamente no. Secondo me stai meglio con il codino dello scignolo. No, a me non piace il codino. Non è scomodo, non mi piace proprio. Verso Elden Ring Run. Inizi con il boss finale e finisci con il boss del tutorial. Quella sì che è una run seria. Quella sì che è una challenge run. Capelli sciolti sposti. Ho fatto 1000 volte di sciogliere i miei capelli. DDFN010, grazie all'abbonamento a comprare per 3 mesi prima di bronzo. Dopo un bel po' di tempo dall'ultimo abbonamento sono tornato per supportarti. Poi visto che ti seguo dai tempi d'oro in cui rispondevi ad ogni messaggio su Instagram. Beh, ormai è impossibile, purtroppo non c'è modo. C'è pure un sondaggio, guardo live da? Ovviamente si fa la prima catacomba solo col tedino. No, penso che la giocheremo abbastanza semplice stavolta. Non voglio rendermi la vita difficile. Guardo live da PC, telefono o altro. Votate il sondaggio. Dipende anche da dove vi compare il sondaggio, perché non so se su tutte le piattaforme compare il sondaggio o meno. Vabbè. In ogni caso abbiamo delle bustine da fare. Hai visto Naruto? No, ho soltanto letto il manga. C'ho tutti i Naruto lassù. Tutti fino al 54. Poi ho smesso di comparli perché mi faceva schifo. Io guardo la Samsung Smart Page e lì ti compare il sondaggio. Sono delle informazioni importanti che voglio sapere. Dimmelo. Sto spostando la roba perché ho un po' di casino qua. Allora, abbiamo come bustine, prima di iniziare con The Stanley Parable Ultra Deluxe, abbiamo Gas Frenzy o G4S Frenzy, potremmo leggerlo come Gas Frenzy, e di QX Neptune. Ok. Oggi sarà la prima volta in cui riusciamo ad avere una cacchio di carta da 5 punti, oppure no? Andiamolo a scoprire tutti insieme. Andiamo a scoprire. La maggior parte a telefono a quanto pare. Non mi sorprende. E comunque 50% da telefono e 30% da PC è già più di quanto pensassi onestamente.
Ma la maggior parte delle persone guarda sempre da telefono. Che lo capisco perché è comodo. Stai facendo qualsiasi cosa, fai da telefono. Spesso. Se il computer lo fa da computer. Jordan, grazie all'abbonamento con Prime per 24 mesi, 2 anni. È la prima di ghiaccio, sono 2. Muscoli. Acqua! Capito, ma non si vedono gli annunci da telefono. That's a problem. E annunci non si vedono da telefono? That's not good. Come vai? Che senso ha? Sure. Non c'è. Scoperto ora. Non lo sapevo. Sì che si vedono gli annunci da telefono. Abbiamo delle opinioni sconcordanti in chat. Io onestamente non lo so. Non guardo abbastanza live stream per saperlo. Quando le guardo in differita, non guardo la chat. Oppure le guardo ai cazzo YouTube. Quindi non ho idea. Non se sei abbonato. Mi ha funzionato. In altri canali li vedo magari meno che da PC. Non ho idea. Guanti spugna. Questa carta esiste in italiano? Sai che non me la ricordo? Ah, forse perché di colpo fusione l'ho aperto molto poco, perché non è un grandissimo set. Latias, carino. No, niente di che. Carta giapponese is possible. Per adesso no. Per adesso no. Ma Lucenza siderale. Abbiamo visto che dentro Lucentezza ci sono molte cose belle. Vedremo come va. Molto probabilmente avrei perso la run comunque perché non ero riuscito a prendere un Litwig che aveva tipo il 95%. Not intende di spawnare, invece ho preso il cazzo di alieno di merda. Elgem? Non mi ricordo il suo nome. Lucenza è molto buono. Lucenza è un ottimo set. Acqua! Niente. Lucenza ci siamo divertiti un sacco l'altro giorno assieme a Feron. Deve uscire il 7 luglio anche il nuovo set dedicato a Pokémon Go. Solo che lì non c'è il box. Booster box, come volete chiamarlo. Non c'è una reverse interessante. Non so come lo faremo. Vediamo cosa ci dà il FedEx nel caso. Niente. L'unica bustina di Lucenza siderale senza nulla al suo interno. Una delle poche. Ma con il sub gold ti fai il Pantheon 5? Perché questa scelta? Perché non l'ho mai finito legit. L'ho finito soltanto con il glitch all'epoca. E l'avevo finito con il glitch all'epoca perché non avevo tempo. Avevo già rinviato per un sacco l'ultimo video della serie. Mi sono detto cazzo devo farlo uscire. Mi sono detto non voglio spendere altri 3 giorni a grindare Marcot. Preferisco far uscire il video e basta. Acqua. Quale glitch? C'è un glitch in Hollow Knight che ti permette di diventare invincibile. Letteralmente. Quindi non puoi morire. Quando esce KDLC 30 di questo mese. 3 giorni quindi? Molto poco. Questo è destino splendente. Fanculo destino splendente. Set di merda. Ah, la data c'è? Sì. È tra 3 giorni. Cuphead si sa, da un po' ormai si sa. Sta da un mesetto? Circa un mesetto si dovrebbe sapere. Sono arrivato io a portare sfortuna a quanto pare. Nah, non ti preoccupare. Non è niente di strano per adesso. Boh. È giusto, sì. Credo di sì. Carta reverse. Forse non dovrei farlo con questa qua perché non so se le carte reverse possono neanche essere altro. Non me lo ricordo mai. Ma mi piace questo reverse qua, l'avevo già detto in passato. Alcune carte di quest'anno non ci sono però luce di terza siderale. Tipo lui non c'era. Litlio non c'era così. Indietro Mr. Rhyme. No, Mr. Mime. Non è un grandissimo artwork però. Questo mi piace. Io conosco. Questo è bello. È figo. Mi dà molto quell'idea, come se fosse praticamente un concept art di un gioco Pokémon con una bella grafica. L'artwork di Io conosco. Questo è fighissimo invece. L'avevamo già commentato. Noctowl. Qualcosa. La carta giapponese davvero. Allora.
Tanto come lo devo scrivere G4S, è gas o non lo metto e basta? Perché lo devo mettere perché Friends è troppo comune. Erba. Non è lo starter perché lo starter è lotta. Non lo so. Pah! E Virizion. Virizion c'è in questo set? C'è in italiano? Non lo so. Non è male. È un artwork o no? Non è male. Non capisco se è un modello 3D o meno. Non mi sembra. È di Saki Ayashiro. No, semplicemente ha renderizzato il Pokémon con un'estetica che può ricordare un modello 3D. Carino, bello. Non ho mai visto sta carta. E a me Pokémon Prison. Io non sono il più grande. Che cazzo sono? Io non sono il più grande fan del trio dei moschettieri. Perché c'erano comunque troppi tri in quinta gen. E secondo me non è troppo ispirato. Ma così non è male. Così ci può stare benissimo. Miele! Grazie all'abbonamento con per 7 mesi. Buonasera Gravier, mi abbono al volo e torno a studiare che domani è un esame. Buona serata. Buona fortuna con l'esame! Studiate, merde. Così poi avete l'estate libera. Quindi G4S aveva detto. Si va proprio completo. Per non sbagliare. La G è venuta un po' strana. Il loop sotto è un po' staccata da... Vabbè. Questo è un punto. Nel frattempo. E poi abbiamo Neptune. Neptune, cosa ti becchi? Oh, seconda bustine giapponese di confusione. Che G simpatica. Non è che ho scritto male. Anche se si studia l'estate non è mai libera. C'è sempre un altro esame davanti. Ah, se finisce la maturità non troppo. Meno che non fa l'esame d'ingresso. Anche lì dipende da che scuola fai. Un mesetto di pausa comunque te lo prendi. Pure un anno. Pure 2. Pure 3. Capita. Puoi farlo tranquillamente. Triple Six is the way. Grazie abbonamento con Pape 5 mesi. Su. Bello questo Cursola. C'è niente. Bello questo Drippy. Carino che staio. Cosmo. Confusione non esce mai un cazzo. Neanche nel set giapponese. Incredibile. Stai dicendo studiate mentre ti vedo e contemporaneamente studio per l'esame orale della maturità che ho dopodomani. Yeah. Io mi ricordo che ho avuto l'esame. Cioè, già che voi avete l'esame anche orale adesso, siete un sacco fortunati perché io mi ricordo che ero l'ultimo della mia classe, o almeno ero tipo uno degli ultimi 5 della mia classe, e la mia classe era l'ultima della scuola. Quindi ho fatto tipo l'esame orale tardissimo luglio. Non mi ricordo se era tipo verso il 15 luglio, ma era davvero troppo avanti. Cazzo c'è sto pacchetto? Aiuto. Così prima finite almeno vi avete tempo di fare quello che volete. Cioè è anche il motivo del perché sono riuscito a giocare tutto Demon Souls mentre facevo l'esame di maturità. È per quello. Perché cazzo l'esame è durato quasi un mese e mezzo. Cambia nome, grazie abbonamento come per 7 mesi. Sto una con il Prime. No, non cambierò il nick perché non voglio. Assolutamente non perché non so come si fa. Non è difficile, cerca su internet. Acqua. Fuck. E via, non voglio giocare Demon Souls, scusatemi. Per prepararsi agli orali e a l'esame cosa fai? Studi libri? No, cazzo, vai su Demon Souls e ti prepari una vera sfida. Niente. Questa era Stilucenti, potrebbe essere figo come pacchetto. Quello è molto più interessante. 25 Gran Festa. Dovrebbe esserci una carta vintage. C'hai Sartone? Ok. Ehi. Spieghi come giocare a Demon Souls ai prof. Potevo farlo. Avevo scoperto tutti i trucchi per finire il gioco in fretta. L'unico boss che mi ha richiesto tipo più di 3 tentativi era... credo... il penultimo boss.
Non volevo spoilerare. Ci ho pensato un attimo e ho detto, ah sì, è un gioco di 10 anni fa, ma è uscito il remake. Non voglio spoilerare. Vediamo. Avremmo una cosa di figo qua dentro. No, non troppo. È un altro Pikachu. È un altro Big Pikachu. Big Pikachu. Io devo controllare quali ci mancano e quali non ci mancano, perché non ho idea. Pah! Questo è Pikachu Surf. Quale abbiamo di già noi? Non me lo ricordo. Controlliamo. Controlliamo. Neptune. Hai già un fratello o no? No. No, non ce l'hai. Non ce l'hai. Sono tipi differenti e sono anche di lingue diverse. Forse ce n'è uno nell'altro album, ma non c'è in questo un altro. Quindi questo è l'unico di questo album, almeno. È un Pokémon che non sopporto. Purtroppo in Gran Festa, se ti esce Gran Festa, ci sono ottime chance che escano Pikachu. Dove cazzo ne metto il bustine qua? Ecco, non lo trovo mai. 3 punti, quindi yes. 3 punti, 1, 4. Ancora oggi nessuno ha ancora trovato una singola carta da 5 punti. What the fuck? Come scrivo? Scrivo soltanto Neptune o anche la Q? Forse metto anche la Q perché potrebbe essere relativamente comune. Nah. Neptune. Yeah. Metto la Q. Living my best life as an only child. True. Allora, fatemi aggiornare. Quindi siamo da 58 a 62. Oggi la matematica è dalla mia parte. Incredibile. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Che è successo? 62. Che è andato qua sopra? Giù. Pazzito Streamlabs. La QX la piazzo solo perché è sempre preso il nick e un marchio di fabbrica sono nei giochi. Ok, sì, infatti è quello che mi aspettavo. È normale, come io che ho molti dei miei nickname che non sono Gravier, ma sono Gravier Elok. In quanto Gravier è una vera parola e un sacco di persone hanno già preso come nickname. E quindi utilizzo il cognome Elok che si è inventato un mio amico all'epoca. Modo indifferente per comunque svolgere il suo ruolo. Perché il nome sarebbe comunque soltanto Gravier. Ok, a questo punto va, fatemi accendere il gioco che sono già e mezza anche. Tutti i francesi mi sa. L'unico social su cui sono mai riuscito a ottenere Gravier come nome è letteralmente Twitch. Dove mi chiamo Gravier. Infatti quando ho provato a prendere il nome Gravier, quando ho creato l'account nel 2018 per appunto fare live, mi sono detto vabbè provo Gravier ma sarà già preso. E me l'ha dato disponibile e ho detto è disponibile. È la prima volta nella mia vita. Che bello. Infatti sono contentissimo di avere il nome semplice e tranquillo. Dove cazzo è? S. Stanley Parable. Sono troppi giochi con la S, ok, qua. Stavo controllando. S, sì, sì, sì. Sayonara Wild Arts, Sekiro, Short Hike, Slime Rancher, Spelunky. Ecco, Stanley Parable. Grazie, grazie. Questo cognome nessuno lo usa, GG per me. Io purtroppo ho scelto mi sono inventato un nome a 6 anni dicendomi oh, metto insieme delle lettere random. Cazzo, una parola vera. Che sfiga. Potevo chiamarmi Mobembidi, Gunsprunz, Sofflovio. No, ho scelto Gravier. Mi apri il gioco? Inserisci l'ora attuale di nuovo. Crop fop.
Ecco qua. Ecco qua. Inserisci l'attuale, sono le 8, giusto? 8 e mezza. Fai mettere anche il mezza. No! 8:33. Non so perché lo voglia il gioco, ma glielo diamo perché per qualsiasi cosa serva. Probabilmente un ending di... Prima di cominciare posso dire solo una cosa? Sì. Grazie di aver impostato l'ora entrambe le volte che hai avviato il gioco. Molti non prendono questa cosa sul serio, lasciano l'ora su 12 e se ne fregano. Ma tu invece ti fermi il tempo necessario per inserirla e io l'apprezzo. Perché così so che ci tieni a questa esperienza che presti attenzione. Non ho neanche modo di verificare che gli orari che stai inserendo siano corretti. Sai che ti dico? Ti faccio un regalo. Dato che hai collaborato così bene, la prossima volta che avvii il gioco e vedi questa schermata, inserisci pure il tuo orario preferito. Ma sì, scegli l'ora che vuoi, anche se non è quella giusta, te lo sei meritato. Va bene, adesso ti lascio il videogioco. Nice. Orario preferito? Non so. E va bene anche il mio orario. Prossima volta non si mette l'orario preferito, si mette di nuovo quello corretto. Così se lui reagisce in un modo strano e si rende conto che è corretto, vuol dire che invece ce l'ha un modo per controllare qual è l'orario giusto. E a quel punto l'abbiamo sgamato. Non facciamo con una logica, facciamo con una ragione. Perché si può assolutamente controllare l'orario del computer. Puoi assolutamente farlo, sì. Come puoi controllare anche il nome del- dell'account Microsoft o comunque del nome dell'account che stai utilizzando per far partire il gioco. Stessa cosa per quello. Non mi fido, non mi fido. La prossima volta metto comunque giusto. Non mi fido. Allora, la scorsa volta, credo, This is the story of a man named Stanley. se guarda, la scorsa volta che avessimo fatto tutti gli ending, Stanley worked for o a meno la company maggior in a big parte, building where he was di quelli employee dedicati, di quelli number originali del 427. 2012. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Until he Something wasn't. that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Mi ha dato un achievement? Perché? Ah. Zfilo, grazie al abbonamento con Prime per 10 mesi, thank you. Allora, giù. Quello che possiamo fare adesso, tutto va bene, continua a controllare il computer per sicurezza, è quello di appunto andare verso la porta nuova. Quella... Non dovrebbe esserci comunque nulla ormai qua, vero? Non penso. Cos'è dato? Un achievement, non so cosa fosse. Possiamo andare su questa porta qua. Nuovi contenuti. Il new content di The Stanley Parable Ultra Deluxe. Da qui in poi io non so più assolutamente niente, non ho idea di cosa aspettarmi. Era il punto che volevo raggiungere e che più mi interessa.
Guarda l'orologio che ora dà nel gioco. No, non è corretta. L'abbiamo contato la scorsa volta. Oh, new content? What does that mean, new content? Chiudi. Voglio andare di là. Perché non me lo chiude? Voglio andare di là! Fammi... Ok, andiamo di qua. C'è della roba nuova qua? Posso scoprire qualcosa di differente? Io non credo. Non credo per niente. Nuovi contenuti. Direttamente un ascensore? Ok. Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Please, step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Anche io, narratore. No? Ha senso. Ci sta come cosa. Mi torna. Ma questi sono così illuminati. Ah, tra l'altro, visto che comunque mi dà quel problema lì, leva il V-Sync. Vediamo se questo aiuta con la fluidità del gioco, dovrebbe in parte. Avevo visto che tra l'altro uno degli sviluppatori che ha fatto il gioco, uno dei director che ha lavorato ad Stanley Parable, aveva detto che inizialmente volevano appunto fare l'Ultra Deluxe per fare in modo che uscisse su tutte le console, fosse disponibile e facile da recuperare come gioco, e pensavano di aggiungere una trentina di minuti massimi di contenuti nuovi con l'Ultra Deluxe. Credo che il gioco si sia raddoppiato di dimensioni alla fine, se non ancora di più, quindi credo che abbiano fatto molto di più di quello che avevano intenzione inizialmente. Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or... Oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. Let's go! I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if Oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. Cos'è? All right, let's see. It's the jump circle? Non posso saltare. Cosa si... Non posso saltare. Oh! Oh mio Dio, contenuti nuovi! Let's go! Non posso più farlo. Posso saltare! Solo nel cerchio però. Qualsiasi altra zona del gioco non posso. Non posso più saltare.
ho consumato tutti i miei salti per l'intero gioco? Avevo 36 salti rimanenti, nel senso 36 salti possibili che potevo fare nel gioco? Is that it? Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Abbiamo... Goodness. Another elevator. Stanley, I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could count to 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh wait, there's more. Very good. Yes. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. Ah, si chiude subito la porta? Posso tornare a saltare? No, ok, va bene. Una presa per il culo di DLC. Tutto questo gioco è una presa di culo a tutto. Non mi sorprende per niente. Oh, palla che fai frizzini comunque ancora. Grazie per aver giocato i nuovi contenuti. That's it? Oh, you've got to be kidding me. You see, Stan, this is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievement, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game, and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks, just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? Ok, resetta il gioco. Non mi sembra il solito gioco. Non mi sembra per nulla il solito gioco. Sono abbastanza sicuro che il gioco non iniziasse così, da quel che ricordo. Ok. Iniziava così. L'hanno subito messo davanti apposta. Per dirti, ecco così. Iniziava così il gioco in passato. Adesso è cambiato. Psst. Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. Ok. Bene. Posso prenderla? E qua la ventola finalmente? Posso mettermi in piedi qua? Nope. Nope, non posso levarmi dal crouch. Coffee nut! Ho appena capito perché stai scrivendo sasso in chat. Perché sono entrato nella vent. E dai, gente. Come on. E già i soliti salti. No, stavo cercando di levarmi il crouch, non di saltare. Vabbè. Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past, and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. Che cazzo c'entra questo con il resto? Cosa?
L'architettura e l'ambientazione è un po' diversa adesso. Oh no, Elden Ring di nuovo. Oh no. Oh no. Oh merda. Ah. I call it the memory zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. Mi piace che c'è questo tema dedicato appunto al fatto che The Stanley Parable è un videogioco e di come sia uscito e questo qua è un DLC. Ok. La stanza delle memorie. Dedicata a tutte le migliori memorie di lui. You see, Stanley, doesn't the memory zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013, when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. 2014 Independent Games Festival Audience Award. Ci sta che l'abbia vinto. E? What? The British Academy of Film and Television Arts awarded to Stanley Parable The Last of Us. Hanno messo un'etichetta sopra The Last of Us con scritto sopra The Stanley Parable, così il trofeo è loro. Ok. Questo è uno dei quadri classici con Live, Laugh, Love cambiato con i mezzi The Stanley Parable. Certamente. The Stanley Parable by the narrator. È canonicamente fatta dal narratore come storia? Oh. Bei tempi. Con tutte le immagini del gioco originale, immagino. Quella? Ah, sono le due stanze. Nulla di strano. 1951. E quello non riesco a leggerlo. 6 The Original Remake. L'originale. Ah, perché l'originale remake nel senso che inizialmente era una mod di... cos'era? Non era Gmod, era di Half-Life 2 se non sbaglio. E poi è diventato un gioco indipendente più avanti. Ok. Sorridi perché è successo. Un viaggio attraverso... Memory Lane come lo traduce in italiano? Un viaggio attraverso i ricordi? Un viaggio attraverso... Non so. Era la demo? $1? Il treno dei ricordi, il viale dei ricordi? C'è un modo di dire in italiano uguale? Non mi sembra. L'achievement più bello. L'achievement di The Stanley Parable. Go outside. Non giocare il gioco per 5 anni. È vero come achievement, esiste davvero. Non è uno scherzo. Inottenibile. È impossibile ottenere questo achievement. Ah. Wow. Questo non me lo ricordavo. C'era? Io non si poteva platinare come gioco. Nice. Nice. Giusto così. Giusto così. Volevo touch grass ma va bene anche go outside. E cacchio era nel 2013, non c'era ancora quel meme lì. Sempre lo stesso? Ah no, per miglior gioco di storia, debut game e game innovation. Ci sta. Questo non credo sia molto vero. Non penso. Non credo. Oh. È morto un criceto chiamato Little Stanley? Chi è questo criceto? C'è un criceto di nome Little Stanley? Non me lo ricordo questo.
C'era uno dei finali che non ho fatto o... Ah, non posso sedermi là. Non devo sedermi. F per Little Stanley. And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism, 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. It truly was Persona 3. Ok. Tutta la storia sarà dedicata al narratore di come rimpiange i vecchi tempi e roba del genere. Potrebbe essere. Quelle sono le immagini di Minecraft. Ok. Nice. Quello è Portal, va bene, non c'entra neanche lui. Va bene, va bene. Oh, si può andare da sopra o da sotto? Zona della memoria maintenance. Non posso aprirla per adesso. Ok, posso... Non posso recare niente qua. Per adesso è chiuso. Non possiamo farci nulla. Tutti i pulsanti specifici del gioco. Queste immagini di... credo fosse il Source Engine? Immagino. Gli unici due modelli dei personaggi all'interno del gioco. Quelli del finale, di uno dei finali almeno. Non fa vedere Minecraft che poi ti chiedono di portarlo. Ah, che lo mostro meno non cambia. Non ti preoccupare. Il tuo numero è il 29. The top 10 memories. The end is never the end, the end is never the end, the end is never the end. Va bene. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone, to spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. Ok. Sei aperta la porta lì? La stanza seria? Beh. Dove posso andare adesso? Torno indietro? These were simpler times, Stanley. What I wouldn't give to go back, to have it all over again. Immagino. Ok, posso andare là sotto? Aspetta questa porta qua. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? What? Oh no. Oh God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor.
I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Qua ci sono Surely le, these reviews were glowing as well, weren't they? qua ci sono le recensioni negative. Qua ci sono le recensioni negative. Ok. Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Certamente, come faccio a non concordare con te, narratore? Assolutamente vero. 9 piedi? 9 piedi? Come funziona? Sa come funzionano le misure in americane, non ha un cazzo di senso. Credo fosse 9 piedi e 6 pollici. Non ho idea di quanto sia. Posso attivare questo per farmi portare sopra e lanciarmi fuori? No, ok. Non credo. 3 metri? Ci può stare. Mi tornerebbe all'incirca 3 metri. Avrebbe senso. Oh. Cosa mi rappresenta però questa zona qua dietro? Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. Well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. But maybe it wasn't. Oh dear. What an awful memory to have to hold on to. These black marks are my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. Like I let these people down. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. Quindi dobbiamo creare uno nuovo e migliore? Dai, grazie al momento completamente 10 mesi, thank you. Dobbiamo lavorare per creare un migliore. The Stanley Parable. Sulla spiaggia addirittura, ok. Questo non è per niente ambientazione alla Stanley Parable, non si esce mai fuori. C'è solo un finale in cui si esce. Questa strana. What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Non ha senso sto gioco con il tasto dello skip. Non ha senso come cosa. And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for, and I'm very proud to have delivered. No more listening to me rambling on and on and on. No. The Stanley Parable is a game for the people. And if the people want silence, then by goodness, that's what they're going to get. Well, don't sit around waiting for me to shut up. Go ahead and make me shut up. Here, we'll pretend that I've just begun an interminable monologue, and it goes something like this. The story, and the choices, or what have you, and therefore, by becoming it is, so on and so forth, until inevitably, we all until the end of time, at which time everything all at once, so, now you see, blah 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet, no, until 245.
That the logic of elimination working backwards, the deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years, until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't be. It's the only thing there is. How many billions left until so much more than forever ago? Which is why I say... The story and the choices. Ah, luppa. And therefore, by becoming C'è il loop. so on and so forth, until inevitably we all... Ah, c'è il loop. Così ti costringono a farlo, non c'è la scelta qua. Ok, lo clicco. Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe it was perhaps one of my more profound such ruminations. Not that, of course, you need a description of it, but if I had to describe it, I'd say it was perhaps less of a rumination and more of a treatise, or maybe a manifesto. Look, I'll outline it for you very briefly, and you can tell me what you think. Okay, so my theory is that any choice you've ever made is simply a series of choices made by the person who you are, or were, or will be at the time of having made said choice. That is to say, if by articulating a choice you've already made, you bring that choice into being, then by making no choice and saying nothing, are you not simply erecting in the sanctuary of time a monument to every person you've ever been, making every choice to which you've ever given your great gift of mortal and yet timeless thought? Or rather, do all of the choices you've ever made, in fact, make you more not this kind of person, and in fact do the very opposite? You see, it could in fact be both of these things at once. That you are both making choices and not making choices, and that they are both affecting you and not affecting you at the same time by virtue of the fact that you both are and are not making them. Okay, at first I was leaning towards manifesto, but now I'm going to circle around and slap the treatise label on this one. I think it has much more of a treatise vibe to it. But wouldn't you say that manifesto just has a much grander sort of tone? It has a mouthfeel that is rich with ambition and history. Ambitious history, if you will. Ah. See, now you've gotten me going back to manifesto. Heavens, at this rate, we're going to be here all day. Okay, look, I have a method for exactly this sort of situation, and I do find myself in this situation frequently. I'm going to say each word back and forth in repeated succession until I become sick of one or the other, in which case the word I am not sick of shall be the victor. It is an unimpeachable strategy, Stanley. It's rescued me from disaster in countless situations. All right, here we go. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Bene. Manifesto. La mia! Fatemi uscire! Ok, devo cliccare il tasto adesso. Non credo che aspettando cambi qualcosa ormai. Credo che sia il loop ora. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Treatise. Buon grazie abbonamento come per 7 mesi. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. What? Treatise. Ah, ho visto cosa stava alla sinistra. Treatise, manifesto. 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 Domanda, succede qualcosa se aspetto o no? Io non credo. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Forse aspetti 5 anni. Non ci ho 5 anni. Treatise. Devo non giocare il gioco per 5 anni, non stare qua 5 anni. Manifesto. Treatise. Manifesto. Well there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go poof, and it's all over. Oh, I can't wait to see what Cookie9 will say about this, and whether they'll edit the rating of their Steam review, or at least change some of the wording, perhaps. To be honest, I don't even know if one can change their review in the first place. I guess I should become better educated on exactly how Steam works.
Perhaps that would have been the smart thing to check Un on altro before I monologo. went about this whole exercise of making the skip button. Although I have to imagine that after seeing this exciting new technology at work, surely whoever it is runs Steam will instantly run out and implement a new feature to make it possible to edit one's review, merely because of this very situation. Yes, I think that's quite likely. Or perhaps they'll simply grant this particular user the ability to change their review, so that the feature is not widely abused. Look, I would even be okay with Steam altering this particular review so that it reads as something more beneficial. Something along the lines of, this game is the best game. Let me start over. How about this? From the ashes of depravity rises the phoenix of quality. How else to describe the Stanley Parable Ultra Deluxe? Such a revolutionary step forward in the lineage of one of the most beloved video game properties of all time. The additions and changes made to this expansion will surely resonate in the annals of the history of all media ever made. It is perhaps true to say that no mistakes are forever etched in stone, for the stone into which the Stanley Parable was carved has itself been transmuted, offering a message of hope to those who have ever erred in their judgment. You are not beyond redemption. You may change, and you may become more, so much more than you were before. If there is any message to be taken from the Stanley Parable Ultra Deluxe, it is this. What a fortune, a privilege, a joy it is to have had such an experience. It leaves me hopeful that as a community, as a world, there is time for us to become our greatest selves, as great as we ever could dream of in our wildest, most ambitious visions for a brighter future. Wow. Now, Stanley, that's a review. It's perfect. It's the perfect review. It's the review I've always dreamed of receiving. I have to read it again. It's simply too wonderful. I have to experience this just one more Va bene. time. From the ashes of depravity. Vai. Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45 minutes? It's not unendurable by any means, but well, there's really only so much I can ramble on to myself about. I know, What? shocking, isn't it? But at any rate, I do suggest that we not press the button again. I think the skip button has been aptly demonstrated, and we can say goodbye to it and just... Wait. How do we get out of here? Where did the door go? Wasn't there a door that led into this room? I do feel quite certain that there was one here before. How else would we have gotten into the room in the first place? I don't think one can enter a room without a door of some sort, or a window or something like that. Do you see a window anywhere? A porthole? A sufficiently large crack in the wall? I'll take any of these. All I want is for us to move on and to please step away from the skip button, to go anywhere other than the skip button. Mi sa che si arrabbierà molto in fretta se continuiamo Wasn't there? a cliccare il tasto dello skip. Where did it go? Can you maybe just ram your way through a wall? Is there any possibility that you could, say, slam your body into the wall until enough damage is done for you to be able to leave? Please, I'll take any option at all. I'm asking you to work with me here. We need a door. We need a door of some kind. I can work with any kind of door as long as it can... Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer, and my God, there's no way out of the room. Stanley, the door is gone. It's completely gone. I've looked at it from every angle. I've checked every one of those walls 1,000 Da 45 minuti a times. 12 ore? There's no door, Stanley. There's no door. There's just you and the button, and if you keep pressing it, I have no idea what will happen. I have no idea how long I'll be made to sit here, and more than anything else, I don't know how to stop you from pressing the button again. I can't control anything in this room, Stanley. I can't touch, and I have to believe. I have to know that sooner or later... Oh, Stanley, you're back. You're back. Oh, my goodness. I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a week. Or 2 weeks. I've been sitting here all that time. Just sitting here. Not a single person to speak with. And you'd think that that's just how it's always been, right? Me talking and you saying nothing. Would you think that it's exactly the same as always?
Doesn't that feel like what we've already been doing? Me just talking? But it isn't, Stanley. It isn't the same at all. It isn't even close. Because I know you can't hear me once you push that button. That's what I'm realizing now, Stanley. I'm realizing that I needed to know that someone was listening. I needed there to be a vessel through which my words were moving. It was the vessel I needed, Stanley. Not the outcomes, not the story. None of that matters anymore. I'll give it all up. Se adesso una settimana quanto passiamo poi? Un mese? I'll burn my story to the ground. Oh, hello. It's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time, I stopped keeping track after a year. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. I felt nothing at all but regret for the longest time, Stanley. Days, months. I lost it all in a blur of the deepest longing to undo the past. And when that feeling had begun to subside, what took its place is what I can only describe as the collapse of every moment I have ever experienced my entire life. All of them collapsed down into a single instant. In that instant, I could see myself clearly, calmly, with a collected heart. It was an impossibly rich wellspring of both delight and disgust simultaneously. I was consumed by it. I could do nothing but wallow in it for what felt like an eternity, for what I now know was... Uh-oh. Uh-oh. Hmm. 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 Usciremo quando tutto inizia a distruggersi, immagino. Tipo Apocalisse? But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs-down review and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much, they said. First, he didn't entertain us, now he won't shut up. It's the inconsistency, it's the lack of accountability. It's the unwillingness to examine with an uncompromising heart the words that they are speaking into the world. As though there were no Si è fissato consequences sta for a cosa lack per of cohesion tipo in 100 anni one's ormai. system. Of course, absolutely anyone can leave a review. So here's what we get. We get these demands that seek everything and are accountable to nothing. We get a world where someone will say, oh, there should be a skip button. You should be able to freeze Stanley in place while the narrator sits there forever and ever. We want all of this in the new Stanley Parable. We demand it. And then, because it was said, because it was spoken, now it simply has to. Non mi parlava neanche a quel punto. Era lui che stava sproloquiando con se stesso. Oh. Oh. Modo per uscire? Pian piano l'acqua inizia a erodere il pavimento? The end is never the end, 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 is never the end.
piano sempre di più inizia a scendere acqua. Sta lasciando un marchio oppure no? Il fatto è che è troppo buio, non si vede niente. Non mi sembra. Oh, comunque entra acqua. Siamo stati completamente sommersi dall'acqua, vuol dire? Visto che è uscita dall'acqua, tecnicamente sta stanza qua. Ok, understandable. No, semplicemente erano i tubi che si sono rotti. Non è l'intero posto che è cambiato. C'è questo prima? Non lo so, ma la stanza adesso che si è aperta inizia anche a sporcarsi. Ma non c'è ancora un modo per uscire, vedo. C'è solo questo. Oh! Pian piano crolla tutto. Pian piano la stanza si aprirà. Come previsto. No! L'orologio. È morto. Povero orologio, era il mio migliore amico qua dentro. Oh shit! Fighissimo. Ah, yes. Le bacche per torrente. Wow. Wow. È diventato The Last of Us? Sì, perché The Last of Us è l'unico gioco post-apocalittico con la natura che prende controllo sopra le costruzioni dell'uomo, di sicuro. No! No! Perché? Come è successo? Quanto tempo è passato? Quello cos'è? Ah, è sporco e basta. Quanto tempo è passato? Nice. Vedo comunque un cazzo. Io prima ci vedevo. Era un passo avanti. Finito il mondo? Completamente? Oh! 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 Sì. Sì. Yep. Questo non si apre più, vero? Credo sia rotto, non credo funzioni più. Oh. Bel narratore. Dove è finito lui? Non c'è più parlato. Ah, non posso arrivare sopra, maledetti. Perché no? Oh no, open world. What? Non avevo neanche esplorato, non stavo neanche esplorando nel deserto. Quindi quello è un finale. Il narratore che vede una singola recensione negativa sul gioco ed impazzisce a causa della fine del mondo, praticamente. Ci porta talmente tanto avanti che ormai tutto il mondo è stato sabbia. Beh, mi sembra una normale reazione a una recensione negativa. Credo che comunque c'è qualcosa di nuovo sempre nella direzione della porta, giusto? Quella con il new content. Eppure non c'erano strade opzionali per adesso lì. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Nuovo contenuto. Bellissimo.
Super carino in questo modo. Farti capire che effettivamente c'è qualcos'altro di diverso. Giù dalla finestra. Non c'ho un modo per andare giù dalla finestra. Non posso mica saltare. Whee! Schermo è bianco ora. Per uccidere tutti quelli che sono a letto e sono con la stanza al buio. E adesso? Dovreste stare dormendo ora come ora. Perché non state dormendo? Punisco i vostri occhi per essere ancora aperti. Andate a dormire. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ok, andiamo nella strada nuova. C'è un modo per uscire dalla finestra? Non so quale sia. Oh, good. You noticed my sign. Yes, I have something very exciting to show you. Ok. Mostra. Sempre di qua? Sicuro? Ok. Ok. Tanto, quello che batte Sans, grazie al buonetto come per 11 mesi. Thank you. Trattato manifesto, concordo. Preferisco manifesto io personalmente. Oh, si skippa la parte del new content. Ok. E si passa immediatamente all'ascensore. Ok. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this ultra-deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra-deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever, the Stanley Parable 2. Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Beh, non posso io concordare. È tipo uno dei dipinti uguali a quelli che abbiamo visto prima, però con un 2 sopra messo a caso. The end is never the end again. 4-2-7 con il 2 con l'highlight. Come se fosse sempre stato pianificato. C'è un computer che non è in grado di far girare The Stanley Parable in quanto è un Mac. Ottimo, ottimo. Testing 2 printers at the same time. Ok, va bene. Posso spostare questo qua? No, ok. Possiamo solo andare dritti. Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. Ah! Che figo! Geniale. Ok, vabbè, andiamo avanti. Questo è letteralmente una schermata di Windows con l'applicazione delle foto aperte. Perché non è full screen. Cioè, non mi fa mettere full screen purtroppo. Ma è uno schermo touch. Questa è una stanza vuota, ho soltanto delle... non si chiamano etichette, si chiamano... post-it. 4RC 4 mods. Grazie, abbonamento a comprare per la prima volta, thank you. Perché sono tutti così? Non è male però come estetica. Se non ci fosse la schermata proprio da Windows sarebbe figo vedere tipo uno sfondo con un'altra sopra. Sarebbe simpatico, ci potrebbe stare. Molto futuristico. Just the two of us. Questa è la canzone.
Cosa c'entra? Cosa c'entra la canzone Just the Two of Us? Exil, grazie al momento come per 34 mesi. Adesso la canti. Non so cantarla. Ma è un 2. Ho capito che è un 2, ma è una canzone a caso. Credo ci siano molte canzoni con il 2 nel titolo. Lo scottaia è quella lì. Anche a me piace molto come canzone quella lì. New Mug parte 2. Questo cos'è? Una scaleggio, ma credo sia una sequenza di cose. No, solo quella c'è il numero 2. Cacchio. Pensavo che avessero i diritti d'autore sul numero 2. 1 migliore TSP, 2 no, maggiore TSP, 2 migliore TSP. TSP cos'è? Third person. Win. Sequential mindshare. Paradigm shift. Synergy. Break and mortar approach. The color red. 1, 2. Ah, The Stanley Parable, TSP, giusto? Avete ragione. Pensavo TPS, tipo third person shooter io. Ma dicevo, cos'è il TSP? They are back, 2 doors. I nuovi contenuti sono fuori. New content parte 2 is in. Vecchio e rotto, nuovo e figo. Parte noiosa della sezione con un grafico. Posizione figa del grafico rossa. Ok, va bene. Perché ci fanno un gioco del tipo, ah, in realtà non è un 2, se lo guardi da questo lato qua è comunque un 1. Lui grazie all'abbonamento per 18 mesi. Melettro, uè, ciao bello, eccomi tornato per il 18esimo mese. Comunque andrai a vedere Minions 2 come Gru diventa cattivissimo? No, non ho visto neanche cattivissimo mentre non ho visto Minions. Sinceramente mi sembra un gran film d'acciaio, ma soprattutto uva verde o more. Verde. Verde, mi piace più le uva verde a me. Che non cambia un cazzo di sapore se prendi quelle buone, però. Da bambino mangiavo sempre quella verde, quindi mi piace più quella verde. Questa è una presentazione con PowerPoint. Adek, grazie all'abbonamento con Prime per la prima volta, thank you. E vero. Come faccio a non concordare? Quadrato. Con 2 stelli! Oddio, posso incontrare un altro Now, to Stanley? be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. È un prequel? È un prequel? 2. È un prequel. I sequel sono buoni. Portal 2, Half-Life 2, Batman Arkham Asylum 2, City tra virgolette, Divinity Original Sin 2, Doom 2, Aladdin 2, Retorno a Jafar, Dark Souls 2. Sure, va bene. Crab, The Ultimate Sequel. Il sequel definitivo ai granchi, è vero. Ogni cosa prima o poi si evolve in un granchio, siamo tutti. Meeting at 2 p.m. Ci incontriamo alle 2 di pomeriggio. Giusto. Ha senso. Ogni pulsante dove metti in pausa è il numero romano 2. Non ci avevate pensato, vero? Queste sono cose che puoi andare a pensare, a realizzare soltanto quando pensi a un sequel importante per un gioco importante tale quale a The Stanley Parable. Tu sei il sequel. Perché tu sei il sequel dei tuoi genitori, quindi te sei il 2. Questo non riesco a leggerlo. Nuove feature. Ok.
2. Nuovi contenuti? Posso salire sull'autobus? No? Immagino di no? Ok. Andiamo di qua. Wow. Here we are. Go on, try out some of the new features. Posso provare un po' delle nuove feature di The Stanley Parable 2. Il pulsante che dice il nome del giocatore che sta giocando al gioco. Senti il tuo nome nel gioco. Ok. For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. So with that in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? Quindi assento il mio nome? Ok, sentiamo il mio nome. Jim. Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here, let's have you role-play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. I want you to imagine yourself living as Jim, sleeping and waking as Jim, falling in love and being heartbroken as Jim, seizing all of the world's possibilities as Jim, and as Jim watching your dreams crumble into dust. Do you feel it deeply? Are you really, truly Jim right now? If so, then please step forward and press the button. Jim. Yes! You see? What a thrill! That was you! The button described you. Do it again, do it again. Ok. Bene. Jim. It hits even harder the second. If this were the only new feature in the Stanley Parable 2, it would still be worth the money. Let's take a break from the Jim button. I'm too emotionally drained from all of this personal validation. Qual è il mio nome? Votate. Whoa there, cowboy. Sometimes a person can be too much, Jim. I'm putting the Jim button away. Otherwise, soon you'll start to lose all sense of who you actually are. Jim. Non sono più Jim. La mia vita non ha più senso. Cosa c'è scritto? Quello è Jim? Non è Jim. Io sono Jim. Non facciamo confusione. Amber, grazie hai regalato 5 abbonamenti. Ad Eliosfera, a WF, a Neptune, che appena ha preso la bustina, a Eros e a Kamat Official. Thank you. Grazie mille. Grazie Amber. Ok, ora che sono Jim, cosa posso fare della mia vita? La 14 è presente nella zona secondaria di tutte le quinte. Only people named Jim to play the Stanley Parable 2. That would actually save me the work of finishing this feature. Epilogo. L'epilogo lo guardiamo dopo. Non credo sia una buona idea. Niente screenshot, grazie. Un intero nuovo ufficio. Il rosso è il nuovo arancione. Il nuovo update con ray tracing, un po' del solito, ma in un modo bello sequel a The Stanley Parable. Schwinn shaders. Costante qualità con il giusta quantità di cambiamento. Nuove feature, nuovi contenuti, nuove idee. Va bene, va bene. Cerchio del salto è più avanti? C'è ancora il cerchio del salto? C'è anche il buco infinito. Cosa significa il buco infinito? Il buco infinito?
Immagino che quel QR code porti da qualche parte, vero? Benvenuti al sito ufficiale di The Stanley Parable 2. Un sequel, eh? Ok, datemi un secondo. Mi passo il link per aprirlo in live. Aspetta, devo fare così. Ok. Ah, è http di stanleyparable2.com. Ok, molto semplice. stanleyparable2.com. E così basta, sì. What? Perché porta qua? Perché porta un account Twitter se lo cerco e basta? Ah, è senza il D. Stanley Parable 2.com. Ok, adesso ce l'ho. Adesso ce l'ho. Ok, gente. The Stanley Parable 2. Un sequel, Guarda il nostro... Tutto si evidenzia di rosso. Utile video informativo per imparare qualcosa di più riguardante The Stanley Parable e qual è il viaggio nel creare un sequel e in cosa consiste. Se tu sei una persona più per un prequel, gioca a The Stanley Parable. Giusto? Il prequel di The Stanley Parable 2. Bene. 10 minuti. Non elenco. Non è pubblico come video, ovviamente. Say there, Timmy. What's that you're enjoying? Sottotitoli sono in... Yes! Bravi. Why, it's breakfast, of course. Everyone loves breakfast. But did you know that breakfast is getting a sequel? That's right. It's called Lunch. Oh, and mio critics Dio! are raving that lunch will be everything breakfast was and more. With a little luck, we may even get a trilogy series out of it. Say, you know what a sequel is, don't you, Timmy? Why, sequels are the world's way of clinging helplessly to the past. We all want more of the things we love, and we're all afraid of change, which is what makes sequels so popular. New ideas are dangerous, Timmy, and they can lead to early aging. This eager-minded young thinker is just 29 years old. That's why we have sequels, to keep us couched in the familiar and the comfortable. Sequels are the bedrock of a healthy, functional society. And if you look around you, you'll find them everywhere you go. For instance, this man is developing a sequel to the automobile, which we'll call the vertical automobile. It's a useless, impractical invention. And in 2 days' time, the man will be publicly stoned to death for his crimes against gravity. Not all sequels are heretical nonsense, however. Here's the man who invented breathing, which is the sequel to suffocating and dying a slow death. Even your parents are getting a sequel, Timmy. Their names are Rob and Jessica, and they'll be taking care of you once your original parents are sent back in time to fight a secret war for the government. Sequels can be very fashionable. This young woman is wearing 5 shirts at once, which is the sequel to wearing 4 shirts at once. Look at Becky over there, wearing only 2 shirts at once. Get with the times, Becky. In fact, there is only one single thing in the world that isn't a sequel. It's this. We don't know what it is or why it exists, but it's the prequel from which all sequels are derived. And just like everything else, the Stanley Parable is getting a sequel too. We all know, of course, that it was your favorite game as a child. Don't you remember those long, lazy afternoons you spent playing the Stanley Parable? Watching your precious youth fritter away hour after hour.
We've all wasted our childhoods in one way or another, and you were fortunate enough to get to waste yours on the Stanley Parable. But the Stanley Parable came out years ago, and you're not a child anymore. You're a man, which is like the sequel to a child. And as a man, you want manly things like taxes and cheating at baseball. You need a man's video game, Timmy. And that's why the Stanley Parable 2 will be perfect for you. It's as manly as video games can get. And if you don't believe me, let's look at the burly hunk of a man who's responsible for the game. Here he is, hard at work. His name is Gregory 8-Pack, and he's the cutting picture of raw, virile masculinity. Gregory is what we call the ideas guy, and he has the most important role on the team. The ideas guy tirelessly comes up with interesting concepts and then hands them off to the rest of the developers for the relatively simple job of turning those concepts into reality. For example, he's the one who picked up the phone and declared, "Someone ought to make a sequel to the Stanley Parable." Good work, Gregory. Go ahead and take the rest of the day off. With the hard part out of the way, work on the game can now begin. The game's developers must answer a simple question. What makes a sequel in the first place? Well, it's simple. Sequels are an opportunity to correct the mistakes of their predecessors. We've all made mistakes, and we've all caused harm to someone we love in order to cover up our mistakes. When developing this particular sequel, it's important to start by thinking, what mistakes did the original Stanley Parable make? Well, first off, most of the pornography in the original game was stolen or pirated, and it's time we paid the licensing fees fair and square. Second, the Stanley Parable was catastrophic for this man named Leroy, whose personal information, including home address, social security number, and bank information, were all displayed prominently in multiple locations throughout the game. Although Leroy's money and identity were stolen, the fact remains that his personal information was the emotional core of the game and absolutely vital to a nuanced understanding of the story. As reparation for the harm we caused him, the sequel will contain a brief and insincere apology to Leroy tucked deep within the game where it will be difficult to find. Finally, the Stanley Parable made the mistake of leaking too many government secrets about the nature of the Time Wars. Without these intricate details of specific military tactics, the story is likely to make very little sense. But we've decided to remove them from the sequel in the interest of helping the state's efforts. We'll get to you yet, Time Dracula. Now then, it's time to set about constructing the Stanley Parable 2. Game development is a difficult and complex art, one which can only be fully understood by this race of hyper-intelligent child soldiers bred in laboratories. They begin by studying the original Stanley Parable. Here it is in its raw, untouched form, a specimen of technological perfection. Time to exploit it for profit. We begin by adding jokes. The Stanley Parable was most widely known for its stark lack of humor, bucking all conventional industry wisdom. It was a bold artist statement that its developers stood firmly behind. But in 2022, it's impossible to reach even a single consumer of video games without jokes of some kind. So very well, jokes it'll be. During its development, over 500 kiloliters of comedy will be funneled directly into the core of the Stanley Parable 2, creating jobs for hundreds of machine operators and producing 30,000 tons of pollutant chemical byproduct, which will be pumped directly into local lakes, rivers, and beautiful nature reserves like these all over the country. Another common complaint of the Stanley Parable is that there wasn't enough gameplay. And so for the sequel, its developers have gone to great lengths to fix this problem. Here we can see gameplay being printed onto sheets. Every video game contains as many as 1,000 sheets of gameplay, and several of the largest games ever made contain close to 1,500. On mobile devices, the gameplay sheets have to be printed smaller. For the Stanley Parable 2, as many as 35 new gameplay sheets are being printed, each of which must be delicately massaged by the hands of a child before being added into the game. This man is stealing gameplay sheets from the factory, which he likely intends to use for a personal project he's been developing in his spare time. A good public stoning will cure him of that inclination. Let's check on Gregory real quick. Ha! Still recovering from a hard day's work. Don't you move a muscle.
Next up, it's time to blackmail the press. In a competitive market, blackmailing your local journalist can be one of the most effective methods of creating word-of-mouth buzz for your sequel. In fact, blackmail is the currency of social progress. From your neighborhood grocer to the teacher at your school to the man who helps you steal HBO, everyone responds to blackmail. And if you've never done it before, it's easy to practice at home on your friends and family. Okay. Simply follow the instructional pamphlet that your teacher hands out after the end of the film. And finally, there's one last tool at our disposal for making the sequel feel fresh and exciting, and that's packaging the game with collector's edition merchandise. If you order the Stanley Parable 2, you'll receive this cow's egg. A single egg will produce over 1,000 cows, which are, of course, the sequel to pigs. What? And there you have it. Everything there is to know about producing the Stanley Parable 2. Of course, you may know that there is also a game titled The Stanley Parable Ultra Deluxe. So which game is the true sequel to the Stanley Parable? It's an excellent question, Billy. One which the child soldiers have been working round the clock to come up with an answer to. And after many weeks of diligent research, the conclusion they've reached is, who gives a shit? All that matters is that it's more content for you to cram down your insatiable gullet. You don't want thoughtful and nuanced answers to complex questions, Billy. You just want to eat bubblegum and cheat at hopscotch. So get out there and consume. Do your civic duty and bully your parents into buying you every version of the Stanley Parable 2 on every platform. Tell your friends to bully their parents as well. It's through community efforts like these that the world comes together, in harmony and connection. And it's only through this connection that we'll defeat Time Dracula once and for all. Yeah. Don't let the time-traveling vampires win. Buy the Stanley Parable 2 and pledge to support all sequels for today, tomorrow, and into the great unknowable beyond. Come a 3 anni qua? Perché? Cosa significa? Cosa significa? Ok. Questo QR code è stato ottimo. Bel QR code, l'ho apprezzato decisamente. Io pensavo che portasse uno store e ci fosse veramente lo store, e invece no, c'è quel video lì. Non male, non male. Sì, a causa delle guerre temporali, probabilmente che è morto 3 anni dopo la sua nascita, è molto probabile. Chissà se poi hanno sconfitto Dracula. Dracula del passato, Dracula del tempo. Nuova feature. Il secchio della riassicurazione. Ok, prima guardo questo. No, prima andiamo verso il secchio. Ok. Ma hai visto la 29enne? Sì, sì, sì. A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I'm happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Come on, give it a try. Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person.
The benefits of the bucket seem to go on, don't they? All this and more awaits you in the Stanley Parable 2. Posso portarmelo via il secchio? È mio? Andrea, ragazzi, è buono, con per prima volta. Posso portarmelo via? Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. Prima c'era scritto il pulsante che dice Jim? Non credo, vero? È cambiato? Posso rientrare e dire qualcosa di differente? Diceva your name, non diceva sì, Jim. È cambiato qualcosa qua? No, ok. Comunque è rimasto in questo modo. Semplicemente è cambiata la stanza per fare in modo che non fosse più your name ma fosse Jim. Ok, va bene, ci sta. Ci sta. Ma perché ci sono comunque delle zone con l'arancione? Non era, il rosso non era nuovo arancione? Perché c'è comunque dell'arancione? Non mi torna. Non mi va bene. Oh! Quello non l'avevo visto prima. Allora, di qua c'è il cerchio del salto e il buco infinito. Vediamo cosa sono entrambi. Un nuovo facile achievement da fare. Non riesco a credere che sia così semplice. Achievement gratis. Ottieni il tuo qua. Tira la leva, ricevi il tuo nuovo achievement. Non ci sono più altri step. It just works. It just works. Sbaglio, non c'è più il bottone. Quello si era già andato prima perché avevo cliccato troppe volte io. Oh. Qua si chiude, vero? Non mi fido di questo achievement gratis. Non mi fido per niente. Prima controllo altro. Cosa c'è? Niente screenshot. Ok. Credo che colleghi semplicemente le due stanze. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? Guarisci prima o poi. Ottimo. Cioè, auguri di 12° compleanno. Come si traduce Stepnis in italiano? È nipotastra? Nipotastra, non lo so. Sono 12 anni. 12 anni dobbiamo augurare il compleanno e fare gli auguri di compleanno a un bambino, perché no? You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Get well someday it is. Or Va actually, bene. maybe I should have gone with... No, I've made my decision, we're moving on. Sei sicuro? Sei sicuro? Come now, you've already made your choice. It's true that you chose badly, but we all have to move on from our mistakes. Ce n'è uno incastrato. Sei sicuro? Possiamo cambiare idea ancora. C'è ancora tempo. Non è ancora uscito il gioco. Può ancora farlo. No? Ah, sembra qualcosa lì. Sa che non mi fa fare nient'altro, ok. Va bene. Cos'è qua dietro? Oh, non c'è nessuna indicazione che ci dice cosa troviamo qua in fondo. Sono dei grafici. Tempo e profondità.
Sì, il secchio mi sta portando molto conforto. È un ottimo secchio. Ah. Qua stiamo andando verso il buco infinito? Cos'è? È un buco nero? Ok. Oh! Queste sono le luci che conosciamo anche noi. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is, in fact, a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time, if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. Ok. Incredibile, un buco profondo all'infinito. In effetti non è una cosa che vedi spesso nei videogiochi. Non ci vorrei cadere dentro, però. Non credo di voler lanciare nel buco. Se è infinito non andrà mai bene. Però la maggior parte delle funzioni non sono ancora aggiunte nel gioco, quindi immagino che questo non andrà a funzionare come esattamente come le altre. You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. Ok, clic. Now, I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Maybe do it on the sooner rather than later spectrum of things. Perché non è infinito. Devo raggiungere il fondo. Non vuole farmelo sapere. I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the hole. Is it a very, very deep hole? To be certain it is. It's an extremely deep hole. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. You found me out, Stanley. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. Look, things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? If that works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Quindi se non sono d'accordo non devo cliccare il tasto. Beh, chiaramente non è infinito, quindi devo aspettare. Il secchio mi dice che non gli va bene. E finché sto qua sotto con il secchio sono a posto, perché tanto non è che cambi molto. No? Ok. Great. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Oh, for heaven... You see, I was right. The problem is you. The problem is that you like holes too much. Not normal. A normal person would have said, yep, that's an infinite hole right there. Goes on forever till the end of time. Don't need to see it all, but not you. Oh, no, 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 no. You have a weird sort of... Oh. Did the hole seem even shorter to you this time? I couldn't help but feel like you spent a little less time in there than you did before. I mean, vero. admittedly,
I didn't make an infinite hole, but I didn't think it was that not infinite. Well, I suppose once again there's nothing to do Più here. vicino. If you decide you've had enough of the hole, you can hit the teleport button and come join me up above. Continuerà piano piano a diventare sempre meno infinito? Had enough? I'm positively thrilled. I really do have so much more to show you, and gosh, how could I have guessed? You're back in the hole. If this starts to become a thing where... Wow. Okay. Yes. I'm starting to become extremely certain that the hole is not only not infinite, but that it's growing steadily less and less infinite. Com'è possibile? I suspect that I'm starting to hit the point where it's no longer feasible to call the hole infinitely deep, even by the lax overall standards for accountability in marketing. What's going on here? Stanley, I have no explanation for the uncertain nature of the hole's length. Here, let's try something. Let's pop back up to the top, and we'll see if it gets any shorter. Ok. Oh, there it is. The shame of my lie has come to haunt me. Not only is the hole not infinite, but it's barely even a hole at this point. It's more of a concavity, or even a very aggressive divot. How is this still appealing to you? I know you're obsessed with holes, but at this depth, I just can't see this scratching the itch. Oh, who am I to judge? You just do whatever it is you're here to do and hit the teleport button when you're ready to move on. Perché non posso uscire, perché non posso saltare. Quindi sono bloccato qua dentro. Diventerà ancora meno? Oh, non funziona. Is the, teleport button not working? You sure? No. Well, I mean, I really don't have an explanation. It was working just a moment ago. Try it again. Still nothing? Well, I suppose there is one thing I can do to fix this. I'm out. Goodbye, Stanley. You couldn't bear to be away from the hole, and now you'll get more time with it than you could ever have asked for. It's a win for everyone. You get to be with the hole, I get to do literally anything else. Take care, Stanley. I hope you and the hole have a wonderful rest of eternity together. Beh, il fatto che non possiamo saltare ci ha fregato in questa situazione. Che era? Secchio. Anche il secchio è un buco se ti lanci dentro. Oh! 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 Cambia la tua prospettiva? Posso vedermi scendere? Posso... Ah. Ok. Wow. Cambi la tua percezione? Cambi la tua realtà?
Stanley? Stanley? Stanley! Oh, good, you're awake. It seems you had sort of dozed off there, drifting away into dreamland. But we can't have that, Stanley, because this hole is just so darn fascinating that I want you to be wide awake for every second of it. You don't want to miss a single moment. So how about if I just pop in from time to time and wake you up to keep you really, truly focused on the hole? From the looks of things, you and I will have many, many years here in this hole, and I'm looking forward to all of them. Stay alert, Stanley. I'll be back. Toodle-pip. Ok. Quindi lui ci può interrompere nel... Oh! Ah, quello era un finale? Adesso inizi sempre da qui? Here we are. Go on. Try out some of the new features. Mi sa di sì. Ok. Se il buco era un finale, era un bel finale. Non c'era prima quel segnale lì, no? Non mi sembrava. The mostly infinite hole. Fine, it ended. Ok, l'achievement. Possiamo espandere l'achievement probabilmente, perché se mi riporta sempre qua vuol dire che siamo veloci. Guarda bene le pareti di 2. Le pareti? Quelle pareti lì? C'è un numero che non è un 2. Questo? Cosa... Cosa mi significa questo? È da mezz'ora che lo vedo mi urta. È un 2, come tutti gli altri 2, non c'è niente di strano. È semplicemente un 2. Non c'è nulla da dire a riguardo. Allora ci sono anche dei collezionabili. Noi ci troviamo qui. N e il cerchio dei jump, dei salti. Ah, questo qua è cambiato. Questo è cambiato, non c'è più la scelta. You know what? Let's bring the jump circle back for Stanley Parable 2 as well. It's... Oh, wait. You already spent all your jumps the first time we saw the jump circle. Oh, well. I suppose it can just be a nice decorative piece, then. No! Non sapevo che non dovevo sprecarli tutti. Ci ho pensato troppo tardi che li avevo sprecati tutti. Non dovevo farlo. No! Ok. Ma c'è l'uscita? Ah, è di là, ma non ci posso andare. Sì che ci posso andare. Ok, non voglio andare verso l'uscita adesso. Che cosa ho sprecato? Ho sprecato tutti i salti. C'era un numero limitato di salti che potevo fare e ho utilizzati tutti subito. Dovevo tenermeli da parte. Riesci a trovarli? Can you find them? Collezione tutti. Ok, questa è la zona dei collezionabili, dove c'è la statua di Stanley. Ok. Ah, collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them.
I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Giusto. Mi sembra sensato. È quella là in fondo, una statuetta? Con attorno un sacco di persone che cercano di prenderla? Tu credi? Cazzo, ha voluto 9 mesi prima d'oro? Dopo averlo Stanley ci giocherei al suo tempo tutta quest'altra parte. Ma cosa? Sì, questa è assurda. Cioè, abbiamo fatto tipo 2 finali in 2 ore. Di solito i finali di Stanley Parable durano 10 minuti. Ah. Ok, ce ne sono 6 nel gioco. Nice. Là dentro adesso è buio e non si vede niente. Posso fare qualcosa? Oppure... Nope, è un muro. Non sponda da nessuna parte. Ok, va bene. Quindi ci sono da qualche parte... Is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. Concordo. Tipo un achievement che non serve a niente. Assolutamente inutile. Aspetta qua. Wow. Ok, andiamo a prendere il nostro achievement. Bisogna tirare la Now, leva. here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Ok, quindi l'achievement impossibile da ottenere adesso, grazie alla nuova tecnologia di Stanley Parable 2, è ottenibile? Ok, vediamo se funziona. Potrebbe non essere ancora pronto. Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the achievement is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley. But I guarantee it will be fixed in the sequel, to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feat. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. Niente achievement per noi, peccato. Non si potrà platinare il gioco questo qua. Davvero una grande sfortuna. Ok. Quindi a questo punto What qua else? What other exhibits haven't we seen yet? ci sono stato? Ah, prima ero stato qua, non ero stato qua. Ah, sono scemo io. Ah, sono scemo io. Allora, campione del mondo di impostazioni. Buco pressoché infinito, achievement gratis. E quello nuovo. Controlliamo la cosa nuova. È l'epilogo? Si collega alla stanza dell'epilogo? Sì. Si collega alla stanza dell'epilogo. Ok, questo non si sa mai. È l'epilogo, dovrebbe essere la fine. Controlliamo un attimo dopo. Prima controlliamo il campione del mondo di impostazioni. Vediamo. Vediamo quante impostazioni sono disponibili. La risposta è 0. Ok. Ci sta. Non è che sembrano molto importanti, che siano quelle giuste. Ok. Aspetta. Cos'è? Devo cambiare l'impostazione un sacco di volte poi mi permette di farlo? Devo trovare qua l'opzione di rendermi campione del mondo? Ma l'impostazione è proprio tutto. Non c'ho voglia di fermare a tutto. Ci ho pensato, non mi sono detto, non sarà necessario, no? Ok.
Iniziate devi fare da 0 a 100 tutto. Ok, dammi un secondo. This is C'ho altro da fare? Credo vada bene? No? Non posso ricaricare questo qua. Sa che devi fare anche i comandi, ma... Uh, L'unico non ho cliccato è quello lì, ma per ovvie ragioni non l'ho cliccato. Ah, questo qua forse non l'ho cliccato. Non l'avevo cliccato la scorsa volta, però. No, i Z devi fare lentamente, sennò saltano dei numeri. Una presa di culo. Io non credo sia questo. Cosa devo fare? Cosa mi manca di impostazioni? Sono un campione delle impostazioni, ho fatto tutto, fammi entrare! Ho fatto tutte le impostazioni! This is the story of a man named Stanley. This is the story of a man named Stanley. This is the Io non l'ho fatto lentamente, me l'ha dato comunque. Ma cosa mi manca? Non mi sembra che è mancato nulla ormai. Devi fare tutte le opzioni in quelli con le freccette, è l'unica cosa che manca. Ma quelli con le freccette... Ah, questi qua dici? Ah, forse. Questa è una buona idea. Ok. Ah, non l'ho ancora aperto! Ok. Che deve cambia a tempo reale anche le cose sullo sfondo. Ok. Ok. Oh! Mi ha dato un achievement. Mi ha dato un achievement, ma non mi fa aprire comunque. Era solo per achievement? Ah, ok. I did it. Aha! I can see you've gotten the Settings World Champion achievement. Well done. You've experienced every setting, traveled to all corners of the settings menu. There's nothing you haven't seen.
So, just for you, in the Stanley Parable 2, I'm including an entirely new setting, something called bumpscosity. What exactly is bumpscosity? Well, I haven't quite figured that part out yet, but I just know that you'll be able to adjust it on some sort of slider, and that it'll be available from the settings menu. We'll sort the rest of the details out later. I hope you're looking forward to trying out every level of bumpscosity in the Stanley Parable 2. Ho ancora attive le etichette, non le voglio. Carino che ci sia come opzione, però mi dà un po' fastidio da vedere. Sono il campione mondiale dei setting, let's go. Me lo sono meritato. Aiuto. Sto morendo. Ok. C'è già come impostazione, l'ha detto lui? C'è già! Regola la bozzoscosità. Ora che ce l'ho a 1000. Cosa cambia? Cambia qualcosa? Non mi sembra. La tengo attiva però. Voglio il tutto che sia il più bozzoscosico possibile, ovviamente. Meno il gioco è bozzoscosico, peggio è, chiaramente. Ok, possiamo adesso andare all'epilogo. An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, it will go at the end of the, well, we'll figure that out later. Questo è tutto dell'epilogo? Ok. Devo andare all'uscita? Immagino di sì. C'è altro? Siamo sicuri? Grazie all'abbonamento comprato per 3 mesi prima di bronzo. Salve Gravier, questo abbonamento risale all'ultima live di Smash. Comunque adoro la parabola cioppante. True. C'è un'altra scelta nell'epilogo. In che senso c'è un'altra scelta nell'epilogo? Dove sono le scelte? Non ho mica fatto niente. C'è solo quella cosa lì, non ci sono altre scelte. Soltanto la stanza lì non c'è nulla. Andiamo verso l'uscita. Immagino che andiamo verso l'uscita ora. All right, have you seen everything you wanted to? Ready to move on now? Sono pronto ad andare avanti, dai. Non ho praticamente nient'altro da fare qua dentro. Mi sembrava ci fossero altre stanze. Ok. Niente screenshot. So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. I'll arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Okay, are you ready? Here it is. I give you the Stanley Parable 2. Ok, con tutte le funzioni al centro. Well, I mean, there's potential here, right? It's sort of... Okay, never mind. C'è Hold on. collezionabile! Let's do a different arrangement. Okay, yes. Avevo salti! Yes, this is much better. I feel good about this. Here we go. Version 2. Sure. Who am I kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything.
I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. With respect. With care for the vision and integrity of the original game. Would it possibly... I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, "This is the Stanley Parable 2. Let me see if I can whip something up. All right, perfect. Go ahead. Take a look. Wow. Wow. Questo sì che è dato un sequel. Questo sì che è un sequel. Wow. Incredibile. Oh. Oh. Se non le stesse opzioni ma adesso sono rosse. Chiaramente un upgrade. Si avvia il gioco. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 4. Sono i palloncini adesso. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment. Le chiamate sono anche diverse. As though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Ok. Siamo adesso in The Stanley Parable 2 o no? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ok. Me lo ricordo di quell'ending lì. Giusto, sa c'era nell'originale. Giusto. Woo! At first, Stanley assumed he'd broken the map, until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Sì, dai. Well, I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old time you want, like right now.
You could have done it just then. Now would also be an appropriate time to quit. Any of these points and so many, many more, all of them are appropriate. I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So, just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. There once was a man named Stanley, who people considered so manly. But the truth must be told, he was not very old and was quite particularly gangly. What Stanley liked most was buttons. He pushed them like some kind of glutton. He did it all day in a meaningful way, but his brain had long ceased to function. Which is why he is in this parable and lives an existence quite terrible. And if you are not strong and keep playing along, you too will become quite unbearable. Yes. You too will become quite unbearable. Ok, posso resettare? Sai che posso resettare? No? Ok, aspetta. Mi piace che esiste l'ending dove il gioco ti fa credere che hai rotto il gioco, in realtà era tutto inteso. Geniale. Questo però è uno di quelli vecchi, questo non è uno nuovo. Si vede la differenza comunque tra un ending nuovo e uno vecchio, sono molto diversi. C'è un modo di scrivere il gioco che è diverso. All'epoca bastava questo qua per farti, oh mio Dio, assurdo che hanno fatto una cosa del genere. Ormai siamo arrivati a un livello di meta e di commento sul commento assurdo. Siamo un punto fuori di testa ormai. Ok? Posso... Mi chiedo cosa dice il narratore se respingi le bombe usi il cuore reale. No, non posso ancora resettare. Ok. Lo aggiungiamo alla playlist, sì o no? Votate. Votate. Lo mettiamo nella playlist, sì o no? Oh, c'è una macchia qua, me la sono fatta adesso o ce l'avevo già prima? Non lo so. Posso... Minchia, la schermata bianca, schermata rossa è un po' forte. Come cambiamento, porca vacca. Ok. Controlliamo. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Pog. Il secchio. Oh shit. It's secchio time. Stanley felt the bucket calling to him, begging him to pick it up. Why was he not doing it?
Vorrei vecchi ending con il secchio. Immagino che la differenza tra The Stanley Parable 1 e The Stanley Parable 2 sia questa. Stanley went around touching every little thing in the office, but Stanley picked up the bucket. Ok. E con questo secchio ora posso scegliere tra destra e sinistra. E tutto cambierà radicalmente. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Sure. Porta a sinistra. Ok. Dove mi porti secchio? A cosa mi servirai? Che finale mi fai sbloccare? Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Fuck. Mi sono cagato addosso. Ok. Oh! Oh! Oh, Stanley, can you feel it? The broom closet. It wants the bucket. You can feel that, can't you? The aura of jealousy? It's as clear as day. This broom closet believes it deserves the bucket. I can really feel it now. It's a bucket. It belongs in a broom closet. That's what the broom closet is trying to say here. It's supposed to go with the other cleaning supplies. Good for you, Stanley. Don't give in. Don't hand over the bucket. I know how hard it must be, given the pressure that the broom closet is putting on your shoulders right now, but you have to be strong. This is your bucket. This is your companion and lifelong friend. You can't hand it over. Oh, no. We're getting into name-calling now, it seems. Is this how low the broom closet has sunk, that it has to resort to this stream of petty insults simply in order to get you to hand over the bucket? Stanley, I never liked this broom closet for a variety of reasons, but even this is worse than I had imagined. And wait, now the broom closet has the gall to imply that you and the bucket are not truly deep and lasting friends? That your relationship is purely superficial and convenient? That your life is so banal and meaningless that you'd feel the same sort of kinship towards any inanimate object which happened to lay in your path in an even partially enticing manner? Well, I never. Go on, Stanley. Lay into it. Really tell the broom closet off for its demeaning comments. Expand on the wide variety of experiences you and the bucket have shared together. Go through each of them point by point. Share your journal entries detailing the rich emotional landscape of your feelings for the bucket as they have changed and evolved over the years. Let him have it. Okay, I've got you something which I think will help settle this debate once and for all. Okay. Here we go. There. Oh! Now it's settled. Oh! No more debate, no more discussion. Oh! Take a hike, broom closet, with all your meandering philosophical diatribes about the nature of cleaning supplies and their relationship to broom closets in the natural order of things. All right, I've got a second sticker back here, and I'm going to slap it on as well because I think it's appropriate. You see? I feel that it works because the sticker is also a bucket. That way, if you're ever unsure whether the thing you're holding is a bucket or not, you can look down at this sticker and say to yourself, ah, it's a bucket. There really is a wide variety of applications for this sticker. Vero? Vero. Probabilmente sarebbe anche una buona emote. You know what? I could take the name-calling and the dismissal of your kinship with but now, the broom closet is just giving us the silent treatment. And to be honest, I'm sick of the pettiness on display. You can stay here all you like, but I've had it with this impetulant room of cleaning supplies. Easily the most childish such room I've ever been in. I'll see you outside, and we can get on with the story about you and your bucket. Abbiamo finito con il postiglio? Ok, abbiamo finito nel postiglio. Ok, va bene. Possiamo andare avanti allora. Possiamo portarci il nostro
Coming to a bucket. staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Ok, finché è roba nuova, tecnicamente facciamo quello che ci dice il gioco. Non voglio andare verso strade strane. Bagno, è cambiato qualcosa nel bagno? Attenzione. Il naso. Siamo ufficialmente nel sequel. C'è pure il collezionabile. You found one of them. One of the miniature Stanley figurines. Remember, no reward for collecting all of these, only the intrinsic pleasure of a job well done. You can't buy that sort of happiness, Stanley. God knows I've tried. So, I implore you to savor each and every moment you come across one of these beautiful figurines. Concordo. Come dovrebbero essere le cose normalmente. Assolutamente giusto. Ok, c'è comunque il panda che sta per venire sparato in testa. Andiamo dal capo. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire if not for the soothing presence of the bucket. Even now, in his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of confusion and chaos. It would be with him always. The bucket would, and he knew it. The two of them were inseparable. At this point, Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with the bucket that he didn't notice the keypad behind the boss's desk. Nor in his bliss of simply being near the bucket did he have any notion that the PIN number for the keypad was 2845. Stanley just sat around twiddling his thumbs. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Oh shit! Another miniature Stanley figurine. Una vicina all'altra, incredibile! There really must be a snappier name for these things. What about mini stands? Stanley figs? Or what about Stanlerines? Yes, I think I like that. Another Stanzuine. Stanlerine under your belt. Mi va benissimo. Aspetta, qua non c'è niente però. Qua c'era qualcosa in passato, non mi ricordo. Ok. Possiamo scendere. Non credo che questa volta andremo per salire e scendere all'infinito. Se c'è l'opzione non lo sappiamo neanche. Voglio andare proprio per le cose standard adesso, perché abbiamo il secchio e voglio vedere cosa cambia al secchio. Raced downward, plummeting towards an unknown fate. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. Soothing him, comforting him, reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Everything will be fine. Puoi farlo. Puoi farlo. Puoi rigiocare tutti i finali con il secchio. Cosa cambierà però? Walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. Oh! È semplice. The monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs. The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. Tranquillo. Tranquillo, secchio, è andato tutto bene. Sono cose che abbiamo già visto.
Was the bucket under the mind control facility's influence as well? No, Had the secchio! bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. No! He screamed into the bucket. He couldn't accept it. His own life in someone else's control. Never! He squeezed the bucket tighter. His one friend in the entire world. At this point, he could trust no one except for the bucket. Ok. Secchio, sei l'unica persona che posso fidarmi. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded come se fosse un from buco. this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he and the bucket would dismantle the controls for good. Two best friends, Stanley and the bucket, up against the world. They high-fived in a really cool way, and the bucket made a sassy comment about taking down the system. Ok. Abbiamo spinto adesso il controllo mentale. E questo ci porta a... Stanley and the bucket waited in blackness. Was it over? Yes! They had done it! Stanley and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Freedom was now mere moments away. Excitedly, the two of them began to discuss the kind of life they wanted to live once they stepped through this massive door. The bucket wanted to learn to roller skate. Stanley wanted to sneeze in every country on Earth. Both of them wanted to begin watching a movie, any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support, and to... Oh! What? Wait. What was happening? Why had the door stopped? Was Stanley and the bucket not about to be freed? An unbearable silence filled the room, lingering in uncertainty, until finally the truth hit Stanley square in the face. This building did not want the bucket to leave. Even the facility itself recognized the incredible calming presence of the bucket, needed the soothing warmth of the bucket, would go to any lengths not to part with the bucket. No, no, no. Stanley can't leave this place, not while he has such a precious bucket in his arms, not while this building has anything to say about it. Stanley realized he would never again leave this very room. But at least he has the bucket. To be trapped eternally in darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Stanley gulped. Very soon now, he was about to find out. Quindi ora c'è un cambiamento di ogni singolo finale in base a se teniamo in braccio il secchio o meno. Ok. Questo è del Stanley Parable 2 quindi. Ah. Ah. Posso consigliare di buttarsi con il secchio? È un ending veloce, quindi te lo approvo. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Stanley lifted the bucket into his arms, and a wave of comfort rushed over him. Stanley Ah, non clung posso the rientrare bucket però qua to his dentro con cheek. il secchio. Could his co-workers really peccato. all be gone? L'ho già fatto con il secchio. Cioè senza secchio. Buttati prima senza secchio. Ma l'ho già fatto senza secchio. Non l'ho fatto in... Sì, l'ho fatto... L'ho fatto anche in The Stanley Parable 2. Sì, l'ho già fatto.
Yes, whispered the bucket into Stanley's ear. We've done it. We've escaped from that dull office and that pesky narrator. At last, out here in the white void, we are alone. Now, and for the first time, I can reveal to you my true self. The bucket began to tell Stanley of its life and its history, of the countless wars it witnessed, desecrating the land and lives of untold numbers of innocent humans, and the bucket's own complicity therein, of sadness and regret, and the many years it spent dwelling on the actions it might have taken to curb the madness and the decay, if only it had been stronger, of hope and redemption, and its crusade to uplift the stock of life for the common man, to manifest justice where none existed, and the bittersweet reality of time, to see one's dreams and wishes met halfway, meted out in parcels like charity, and abandoned as soon as the warm glow of inspiration begins to dim. The opportunities to do so much more. There was so much it could have done, perhaps, the bucket wondered to itself. Perhaps, if it had seen its own darkness with a clearer perception. This was way too much for Stanley. What are you talking about? He screamed. You're a bucket? To this, the bucket furrowed its brow. No, Said the bucket. not since the evil wizard Gambhorata first ensnared me in his machinations as payback for the sacred amulet I stole from his treasured vaults. I was young back then and could not conceive the ramifications of... No! Stanley screamed even louder this time. This is stupid! You are a bucket! This is so stupid! Why are we even doing this? As Stanley screamed and screamed and screamed, the bucket revealed its true form, transforming into a mighty beast of untold power, its fangs glistening like... My God, Stanley, you did it. You saved us from the bucket. Thank God you already had all 12 emblems of sages and knew the incantations to summon their true power. Otherwise, we would have easily been overwhelmed by the bucket's power. I'm speechless. You've demonstrated such bravery here today. Come, let's restart the game, and we'll agree to never again go trifling with this bucket, nor the dark magic cast away inside of it. What the fuck? Chi grazie al momento con per prima volta. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go any way except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Ok, questo non cambia nulla, visto che non abbiamo un secchio in mano. Me l'aspettavo, volevo comunque controllare. Sì, lo so che mi potevo buttare nel buio prima, però... Però per oggi è tutto. Per oggi è tutto. Ah! Devo dire che tutte le cose nuove di Stanley Parable 2 per adesso mi stanno facendo un casino. È tutta una figata. Tutto incredibilmente figo. Beh.
È alto. Perché appena c'avevo il video attivo. Idea per il sub gold di 602 sub. Comprare un secchio. Non vado a comprare un secchio. Che poi è un secchio qualunque. Non è neanche un secchio con un'estetica speciale. È proprio un secchio generico, quello lì il bello. Va bene gente, allora domani video di Elden Ring. Domani Nintendo Direct Mini alle 15. Quindi saremo in live dalle 14:30. E domani anche inizio della seconda run di Elden Ring insieme. Ok? Nel frattempo, fino a che non torneremo a giocare a The Stanley Parable, pensate a il secchio che vi terrà compagnia e vi consolerà? Diciamo di sì. Diciamo di sì. Anche prima fare il raid. Facciamo un raid a Loci. Facciamo un raid a Loci. Non so quando era l'ultima volta che l'ho fatto, però è partner adesso? Non è ancora partner. Non hanno ancora approvato. Maledizione. Vabbè, ho detto maledizione, non Alexa. Buonanotte gente. Spero che non ci siano problemi di copyright con i video di domani. Se ci sono vi farò di sicuro sapere. Per il resto ho sonno perché stavolta ho dormito poco e elaborare il video. Ho giocato. Questo gioco qua era perfetto perché non devo parlare troppo. Mi sono stancato meno. Buonanotte gente, ciao.